Bene, archiviato il primo step, cioè la preparazione del sistema che abbiamo visto con i video precedenti, adesso ci occupiamo del secondo step, installazione e configurazione dei servizi principali a contorno di OpenHub 3. Quindi andremo a installare il broker MQTT più famoso, diciamo Mosquitto, sempre utilizzando Docker, come abbiamo fatto nelle nostre prove dei video precedenti. Creeremo un nuovo database InfluxDB sull'istanza che abbiamo creato già nello step precedente. Creiamo quindi questo database ad uso e consumo di OpenHub 3, mentre OpenHub 2 continuerà a scrivere sul suo che abbiamo già creato. Su questo nuovo database configureremo le retention policy e le continuous query per gestire lo storico dei dati, quindi la profondità storica, quanti dati storici vogliamo tenere e come aggregare quelli che andremo a cancellare. Poi andremo a configurare l'OpenHub 3 con motore di persistenza su questo database InfluxDB che abbiamo appena creato. Poi faremo una verifica del funzionamento della persistenza di OpenHub 3 creando un item di test, scrivendogli dentro dei valori e andando a verificare che questi vengano scritti sul database Influx. Bene, detto questo possiamo iniziare con l'installazione del broker MQTT Mosquitto. Eccoci sul nostro portainer. Per prima cosa, per installare Mosquitto andiamo a crearci dei volumi che chiamiamo Mosquitto Data e Mosquitto Log. E poi andiamo a creare il container. Vado veloce perché tanto sono gli stessi step che ho eseguito in un video precedente, quindi se qualcuno vuole approfondire può andare a cercarlo. Allora, il container lo chiamiamo Mosquitto, l'immagine Eclipse Mosquitto, la porta da pubblicare la 1883 e poi dobbiamo gestire i volumi, quindi prima cosa mappiamo il file di configurazione che si dovrebbe trovare in moschitto config moschitto.conf, lo mappiamo come bind direttamente al file che poi andremo a creare su Raspberry, data docker moschitto conf moschitto.conf. Sola lettura così siamo tranquilli. Poi aggiungiamo il volume moschitto data che punta al path moschitto data e poi aggiungiamo moschitto log che punta al file moschitto, alla cartella, scusate, moschitto log. Ok, dovremmo essere a posto. Prima di fare il deploy del container andiamo su Raspberry, eccoci qui, e andiamo in cd data docker, creiamo la cartella moschitto, anzi mettiamo il meno p così le creiamo tutte insieme, moschitto conf, e poi creiamo il file moschitto.conf. Io questo file lo vado a prendere da quello che avevo già creato precedentemente nella versione di test, lo incollo. L'unica cosa è che toglierei l'allow anonymous, metterei false perché voglio impostare comunque l'autenticazione. Con queste righe di codice di configurazione stiamo praticamente abilitando la persistenza su disco dei dati e il log. Poi vabbè, specifichiamo la porta di ascolto che è quella di default e diciamo che non vogliamo permettere le connessioni anonime. Salviamo, a questo punto qui siamo a posto, possiamo deployare il container. Devo aver sbagliato qualcosa nel nome dell'immagine, vado a vedere sulla documentazione, ci va il trattino. Adesso starà scaricando l'immagine e tra un po' partirà il container. Ok,
Bene, andiamo a vedere che versione c'è installato, quindi andiamo a cliccare sull'immagine e andiamo a vedere version 2.0.10. Ok, bisogna solo stare attenti che rispetto alla versione 1 la versione 2 di default non accetta connessioni anonime, quindi necessita di username e password. È sempre possibile impostare il broker che possa accettare connessioni anonime, ma deve essere fatto in maniera esplicita, cosa che con la 1, la versione precedente, la 1, non si doveva fare perché di default venivano accettate. Quindi occhio se aggiornate. Allora, io adesso devo andare a creare il file di configurazione delle password per gli utenti. Quindi cosa devo fare? Devo creare un altro file, quindi stoppiamo il container, entriamoci dentro, lo stoppiamo, lo modifichiamo e aggiungiamo un altro volume, più volume è un file, e lo chiamiamo moschitto config password, lo bindiamo su, lo lasciamo scrivibile perché lo faremo scrivere per creare le password direttamente al container. Rideployiamo il container, anzi aspettiamo, prima di dare conferma andiamo a creare il file passwd, diamo uno spazio, CTRL X, e appunto possiamo dare conferma al container e aspettiamo che riparta. Ok, è ripartito. Andiamo a vedere se il file l'ha creato con la shell standard perché la bash non funziona. Cd moschitto config, eccolo qua. A questo punto dobbiamo lanciare il comando di creazione dell'utenza. Il comando è moschitto passwd -c, il password file che è passwd e l'utenza che vogliamo creare che è openhub. Mettiamo una password. Ok, andiamo a vedere se effettivamente il file è stato modificato anche sul Raspberry. Ok, a questo punto ci disconnettiamo di qua, torniamo al container, dobbiamo ancora modificare il file di configurazione, quindi torniamo sul Raspberry per abilitare questo file di password, quindi nano moschitto.conf con sudo, se no non posso scriverci, quindi dobbiamo aggiungere password file moschitto passwd. Voilà, adesso proviamo a riavviare il container e vediamo cosa succede. Ok, il container è andato su, controlliamo solo che i file siano rimasti quelli giusti, moschitto questo ce l'ha e questo ce l'ha. Ok, a questo punto possiamo fare una prova di connessione utilizzando MQTT Explorer. Quindi ci colleghiamo al nostro Raspberry, questo qui lo chiamiamo OpenHub 3, togliamo il Validate Certificate, protocollo 192.168.1.8, porta standard. Per adesso lasciamo anonima la connessione, salviamo e connettiamoci. Dovrebbe darci un errore. Ok, è stato ricreato il container ma non si è riavviato perché ho ancora lo start e qua mi dice stopped. Andiamo a vedere sui log. Praticamente non gli piace che il file moschitto.conf sia in read only perché deve cambiargli i permessi, quindi a questo punto lo modifichiamo e lo andiamo a mettere dove è table deploy. Ok, adesso sembra invece andato meglio. Ok, a questo punto possiamo fare una prova con MQTT Explorer, quindi chiamiamo la connessione OpenHub 3, togliamo il Validate Certificate, mettiamo l'indirizzo IP del nostro Raspberry, lasciamo per adesso la connessione anonima. Ok, non riesce a collegarsi, giustamente. Proviamo ad andare a vedere sui log, quindi andiamo a vedere dove è mappato moschitto log, andiamo sul Raspberry e facciamo un sudo ls di questo path. Ok, quindi possiamo fare sudo tail -100f
path, scusate, moschitto.log. C'è un errore nell'apertura del file. Certo, ho sbagliato il path. Scusate, ma devo andare a modificare il file di configurazione perché la cartella è config. Ok, riavviamo il container e riproviamo. Andiamo a vedere il log. Ok, come vedete c'è il mio MQTT Explorer. Proviamo a connetterci. Ok, questo è il mio IP 122, mi dice non autorizzato, quindi le connessioni anonime non funzionano. Adesso andiamo a mettere utenza e password, salviamo e connettiamoci. Ok, adesso ha funzionato. Siamo connessi al nostro broker. Ok, quindi la configurazione funziona del nostro moschitto. A questo punto non ci rimane altro che verificare l'esistenza del DB destinato ad OpenHub 3 che abbiamo creato la scorsa volta, quindi andiamo sulla console di Influx, entriamo nell'istanza, ci connettiamo con username e password, guardiamo che database ci sono. Ok, l'OpenHub dovrebbe essere quello dedicato a OpenHub 3, vediamo un po', dovrei avere anche gli utenti. Ok, vediamo un po' se l'utente OpenHub, perfetto, può accedere al database OpenHub ed è praticamente l'owner. A questo punto dobbiamo configurare le retention policy e le continuous query per la gestione dei dati storici, cosa che vedremo nel video successivo.